Ciao ragazzi e benvenuti su Wargames per Passione. Oggi parleremo di liste di Middle Earth Strategy Battle Game. In particolare inizierei parlando di una lista che ho trovato su Armies of Middle Earth che mi è sembrata molto interessante. Stiamo parlando di Armies of Erebor. Questa lista serve a rappresentare l'esercito di Erebor ai tempi della Guerra dell'Anello. Quindi abbiamo un comparto eroi di tutto rispetto, tra cui Dain in versione anziana, meno performante in combattimento rispetto ai tempi che furono, ma sicuramente un avversario temibile. Abbiamo suo figlio Thorin III, che anche qui ha un comparto non indifferente come statistiche, tra cui una mirabile difesa 9 e 3 fati, molto intrigante. Purtroppo solo 2 ferite. E in più ha una regola speciale che è una sorta di Master of Battle al contrario, cioè ogni volta che lui dichiara un'azione eroica al 5+ non spenderà possanze per farla, che è tanta roba. E inoltre ha la possibilità di cambiare un'azione eroica in base a, cioè se un avversario nelle vicinanze dichiara azione eroica e lui ne ha dichiarata una, lui può cambiare la sua. Ovviamente sempre che possa farla. Ci sono altri eroi degni di nota in questa lista che a me piacciono molto, sicuramente Gloin, che è un signor picchione, perché se Outnumbered va a 4 attacchi di arma a 2 mani, sicuramente molto grasso come possibilità di danno. C'è comunque suo figlio Gimli, che nonostante tutto potrebbe avere un senso in questa lista, e Dori, che è comunque pochi punti, costa quasi come un capitano, difesa 9, 3 attacchi, e se tiene un obiettivo bina per ferire. Adesso con i nuovi scenari questa situazione potrebbe essere molto più fattibile. Dal comparto eroi passiamo a quello dei guerrieri, dove possiamo avere praticamente il comparto della fanteria dei colli ferrosi, quindi i fanti classici colli ferrosi con scudo e lancia, mattock e balestra, ma in più una cosa da non sottovalutare: le capre, la cavalleria del nanica con le capre fornisce a questa lista quella mobilità che di solito ai nani manca, però avere qualche pezzo comunque con una certa capacità offensiva, una certa capacità difensiva e movimento più alto, 8 invece che 10, ma meglio che niente, la rendono molto interessante secondo me. Andando a vedere le regole di fazione, ci sono tendenzialmente delle cose molto interessanti, tra cui il fatto che tutti gli eroi prendano un combattimento eroico gratis. Gimli e Gloin, se sono entro 3, vicendevolmente binano per ferire, che li rende delle macchine da guerra non proprio banali. E ultimo ma non meno importante, ogni modello che supporta un modello alleato più uno a ferire. Cosa non mi piace di questa lista? Non mi piace moltissimo in realtà la parte di eroi alta. De Invecchio e Thorin III secondo me potevano avere qualcosina in più, però in realtà mi sembra una lista molto interessante che non vedo l'ora di provare. E voi cosa ne pensate?